circles now. Some kind of darkness circles now. If you're gonna take that gap, you're gonna feel that bitter stab. Oh, can you feel the heat now? Oh, can you feel the heat now? 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 Allora, siamo subito. Enzo Manes. Che quindi in sintesi è imprenditore, ma anche filantropo. È stato nominato nel 2013 Cavaliere del Lavoro per la sua attività sia in campo imprenditoriale, perché ha un'impresa rilevante, ma anche proprio per l'impegno etico e sociale. Tu nel corso della tua vita hai valutato di essere fortunato e il confronto tra fortuna e merito, che lascio spiegare a te. È stata una riflessione ex post, perché è stata una riflessione che ho fatto un giorno in cui dovevo fare uno speech all'università in cui mi ero laureato e in cui ero stato nominato alunno dell'anno, e quindi in quel momento lì ho dovuto descrivere come la mia carriera, come si era sviluppata, quali erano stati i punti fondamentali che mi avevano portato a realizzare quello che avevo realizzato. E lì, facendo una riflessione, ho pensato alle decine di volte che incontro a Dinamo, quando vi sono spesso, incontro delle famiglie. Noi abbiamo due programmi, un programma solo per i bambini, un programma bambini e adolescenti e un programma solo invece per le famiglie, e incontro questi genitori che quando mi riconoscono mi esaltano come, diciamo, la persona che ha creato Dynamo Camp, e si ritengono fortunati di poter partecipare a una delle sessioni di Dynamo Camp. Solo per dirvi, Dynamo Camp nel programma Famiglie ha una lista d'attesa di oggi è arrivata a 11 anni, se dovessimo dare ospitalità a tutti quanti per quanto possibile. E questa riflessione che ho fatto che vedo quando sono a Dynamo Camp mi ha fatto pensare che c'è uno squilibrio straordinario fra quello che è il merito e quello che è la fortuna. Perché ripensando alla mia carriera professionale, ripensando
ai miei studi, ripensando a quello che ho fatto, devo dire che larga parte di questo risultato è dovuto alla fortuna di aver potuto studiare in scuole, diciamo, di un certo tipo, alla fortuna di essere nato da una famiglia che mi ha potuto permettere di fare tutto quello che volevo, alla famiglia che mi ha educato alla generosità, ai compagni di viaggio, di famiglia, di viaggio che mi hanno accompagnato in tutti questi anni. E quindi la riflessione finale è che la fortuna conta tantissimo in quello che realizzi, e se c'è un merito, e un merito questo forse posso scrivermelo, è di averla riconosciuta e di aver capito che questo è un ex post, chiaramente in realtà prima non l'avevo realizzato, ma di aver capito che questa parte di fortuna, parte totale, piccola, grande che sia, debba essere restituita a chi è stato meno fortunato, non più sfortunato, meno fortunato di te. Ecco, adesso l'anno 21 Dynamo Camp, se non erro, compie 20 anni. Quest'anno. Sì, Quest'anno. comincia quest'anno, dura un anno in transizione, 2026. Ecco, ma la domanda è, e dopo? Cioè questo è stato, hai realizzato un sogno che avevi e l'hai ritenuto il progetto della tua vita, Dynamo Camp. Beh, sì. Ma adesso, perché siccome qui parliamo di umanità, l'umanità di problemi ne ha tanti, allora tu mi dicevi, si può andare avanti. No, sicuramente si può andare avanti. Prima di tutto la realizzazione del sogno, devo dire, nemmeno nei miei più bei sogni potevo pensare di poter realizzare quello che ho realizzato, che insieme a una squadra straordinaria abbiamo realizzato come Dynamo Camp. Oggi Dynamo Camp è una realtà che ha ospitato, avete visto un po' di numeri, circa 90.000 persone nelle sue, diciamo, varie sedi, Dynamo Camp, City Camp, in giro per l'Italia. Ha 200 persone che lavorano stabilmente, 300 persone stagionali, 2.000 volontari, un'organizzazione complessa con un'università dentro, una fondazione d'arte, tante cose che sarebbe complicato e difficilissimo spiegarvi oggi qui. Per cui devo dire il sogno è stato molto più grande, molto più, anche lì la fortuna ha permesso di realizzare qualcosa di molto più grande rispetto a quello per cui era partito. E certamente la riflessione che ho fatto da un po' di tempo a questa parte è che quella cosa lì, quel modello culturale, quello spirito, quella filosofia, non siamo quasi arrivati a definirla quella filosofia, può essere replicata. E noi da un po' stiamo cercando di poterla replicare, chiaramente in maniera diversa, in maniera più o meno grande, in maniera su altri temi, su altre considerazioni sociali, e da un po' che tentiamo di farlo con, devo dire, scarsi risultati, ancora non ci siamo riusciti, però lo tentiamo di fare perché quello che dicevi prima sulla fortuna e il merito è una condizione necessaria, ma non sufficiente, a realizzare il passaggio successivo, perché riflettendo anche questo ex post, il passaggio che noi tutti a Dynamo abbiamo fatto è stato quello che, un esempio molto semplice, è ogni mattina svegliandoci in casa e preparandoci per andare al lavoro, e quindi siamo negli nostri interessi, nel nostro interesse affettivi, e facciamo un percorso per andare al lavoro dove ci sono i nostri interessi economici. E questo percorso che facciamo da casa all'ufficio, o in lavoro, in fabbrica, dove volete, secondo me noi tutti, la maggior parte di noi tutti, se non quasi tutti, lo facciamo con il paraocchi, e soprattutto lo facciamo sempre solo dalla parte del sole. C'è una bellissima canzone di Van Morrison sulla parte del sole, che racconta in come ci sono sempre i soliti che fanno la strada sempre da quella parte lì, e la fanno senza guardare quelli che invece fanno la strada o sono lì bloccati nella strada all'ombra. Allora il pensiero successivo, post considerazione fortuna-merito, è stato che è necessario, è utile, è giusto fare quella strada
ogni tanto fermandosi e tornando indietro dalla parte della strada dell'ombra, quando capisci che ci sono delle cose che non funzionano. Quindi ti fermi, torni indietro, ti rendi conto e cerchi di portare il tuo aiuto, prenderti cura di quella situazione, perché possa essere migliore, perché quella situazione comunque, se migliorata, può far fare a qualcuno la strada qualche volta, sempre o qualche volta, ma l'importante è che gliela faccia fare dalla parte del sole. E questa è stata la considerazione, per cui si può fare anche in futuro. Bene. Ma poi, come mi dicevi, si può proprio applicare ad altri il modello Dynamo Camp si può applicare, estendere ad altre tematiche, ad altre... Assolutamente. No? Assolutamente. I temi fondanti di Dynamo, che poi sono replicabili e si possono applicare ad altre organizzazioni, ad altre operazioni non profit, sono molto semplici. Noi credo che siamo quello che siamo perché abbiamo i 4 pilastri, quelli che noi definiamo i 4 pilastri Dynamo, che sono la generosità, una generosità costante e continua che permette a un'organizzazione come la nostra di poter programmare, di poter resistere nei giorni buoni e nei giorni non buoni, perché capitano anche quelli non buoni. E quindi questa organizzazione che ti permette di generosità, per cui questa cosa è programmabile ed è gestibile, come dicevo, in bad e good times, è uno dei pilastri fondanti di Dynamo, come lo è fondante la concretezza, cioè affrontare i problemi in maniera pragmatica e non ideologica per poterli risolvere, per poter sempre affrontare quel problema e risolverlo, perché quello che è più debole di te possa subito e non fra n anni, n generazioni, trovare una soluzione oggi. E lo stesso altro tema è quello dell'autenticità delle intenzioni. Noi credo che abbiamo costruito un'organizzazione, un sistema di pensiero in cui l'autenticità delle intenzioni è quella che fa la differenza, per esempio, in organizzazioni non profit che funzionano, in organizzazioni che non funzionano. E ultimo, last but not least, la bellezza dell'estetica esteriore, la bellezza dei modi di essere, la bellezza del modo di affrontare questi problemi, e con questi 4 pilastri abbiamo fatto in modo che Dynamo oggi è quello che è. Essere imprenditore e dedicarsi poi al terzo settore per chi segue il terzo settore sa cosa voglio dire, e cioè ha portato la cultura e l'esperienza del profit in un'ottica no profit, e ce n'è bisogno molto per fare in modo che scali il terzo settore anche nel nostro paese, perché piccolo e bello non basta. I problemi dell'umanità in generale, ma anche molto nel nostro paese, sono tali che richiedono di scalare. Quindi questo è l'altro aspetto importante. Certo. Se noi tutti, in piccola parte, grande parte, dipende dalle fortune relative che ognuno di noi ha, ci occupassimo un po' più di questo mondo in questa maniera, di questa umanità concreta, come è un esempio il Dynamo Camp, penso che non avremmo quasi nessuno dei problemi di cui ogni giorno ci angosciamo e di cui discutiamo, di cui soffriamo, sì. Ma potremmo soffrirne meno se tutti in maniera più o meno appunto sistematica ci applicassimo un po' di più su questo. E allora vi lasciamo con, credo che possiamo dire, due suggerimenti. Uno, se avete l'occasione, passate in Toscana a vedere Dynamo Camp, perché è effettivamente emozionante e poi si vede da vicino l'obiettivo che Enzo Manes ha dato è quella di poter dare felicità a chi ha una situazione familiare e individuale, cioè i bambini, che non glielo permette. Ecco, distribuire felicità è una gran cosa. E l'altra cosa che credo che l'esempio che ha fatto Enzo è quello di fare un po' una riflessione su se stessi sul tema fortuna, merito, perché nel nostro paese i progetti di restituzione non sono così diffusi,
ma ce ne sarebbe molto bisogno. E se uno fa il confronto fortuna-merito, probabilmente decide di fare un progetto di restituzione. Sono d'accordo? D'accordo? Wow. Assolutamente. Grazie.